Siamo in compagnia di Raja Nainggolan che ha sbloccato questa partita, quarto gol stagionale, eguagliato il bottino che avevi fatto l'anno scorso contro la Roma, tra l'altro 2 gol di testa. Tornando però alla partita di questa sera, importante per non soltanto il fatto di aver consolidato il terzo posto in classifica, ma soprattutto in vista di 2 partite importanti che arriveranno come quella contro la Roma e la Juventus. Sì, poi 2 partite in casa, quindi dipende da noi, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco. Oggi abbiamo palleggiato bene, penso fino al 2-1 abbiamo fatto un'ottima partita. Poi loro con l'agonismo ci hanno messo un po' in difficoltà dopo il gol, sono preso un po' di fiducia, per noi magari sembrava tutto un po' troppo facile, però poi ci siamo ripresi e penso che abbiamo chiuso la partita per come meritavamo. Pensi sia una squadra matura per arrivare all'obiettivo stagionale, ossia l'accesso alla Champions League? Ma sì, perché siamo là, ripeto, dipenderà sicuramente da noi, le partite ce le abbiamo alla nostra portata e siamo noi che dobbiamo dipendere da noi stessi, cioè, non dobbiamo guardare troppo gli altri, perché alla fine se non fai il risultato tu è normale che poi prima o poi ti sorpassano. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha detto: questa sera abbiamo visto il vero Raja Nainggolan, sei d'accordo? Ma il vero Raja Nainggolan, non so, fisicamente non sono arrivato brillante al 90°, quindi ancora non sto al massimo, ci sto lavorando, quindi giocando posso soltanto migliorare, però l'importante è che do il massimo per aiutare i miei compagni e poi finché si vince siamo tutti più felici. Tra l'altro la prossima partita, ne parlavamo prima, sarà contro la tua ex squadra, la Roma. Che sensazioni provi? Ma ho lasciato tanti bei ricordi e mi dispiace che sarà uno scontro diretto direttamente contro di loro, però ormai devo pensare a fare il bene dell'Inter e quindi dobbiamo cercare di vincere questa partita. Ripeto, per me sarà una partita speciale perché ho lasciato tanto e niente. Ripeto anche che dipenderà da noi e quindi se entriamo bene in campo con la personalità giusta possiamo fare una buona partita. In settimana, e poi ti saluto, sentirai magari qualche tuo ex compagno della Roma? No, li ho sempre continuato a sentire perché comunque eravamo molto uniti, era un bel gruppo, poi 4 anni e mezzo non si dimenticano così facile, però purtroppo nel calcio è così, si va avanti su strade diverse, l'importante è che ho sempre un bel ricordo e ci tornerei più che volentieri. Grazie Raja. In città intendevo. Certo, grazie. Abbiamo avuto Raja Nainggolan, autore del primo, e Vecino, autore del terzo gol, e meno male Matti. Sì, abbiamo avuto lì un po' di momenti di difficoltà dove sono cresciuti anche loro e alla fine l'abbiamo chiuso per giocare con più tranquillità gli ultimi minuti. Ciao Mattias, quanto cambia per te giocare lì in mezzo con Brozovic o con Borja Valero? Cioè senti una differenza in base chiaramente anche alle caratteristiche dei due? Sì, può cambiare qualcosa perché Borja è più abituato a giocare in corto, quindi devo stare più vicino a lui perché le piace fare questi fraseggi. In cambio Brozo è uno magari che guarda più in là, cerca più palloni filtranti, quindi mi dà anche la possibilità di ricevere più avanti. Però cerco di adattarmi al compagno che ho accanto e di fare il bene della squadra, no? Spalletti l'ha definita quella di questa sera una vittoria da Inter matura. Quanto stai vedendo appunto maturare la squadra in questo biennio, considerando anche l'anno scorso? Beh, credo che in questi 2 anni la squadra ha fatto passi in avanti, ancora ci sono da fare per avvicinarsi ancora di più alle squadre che stanno sopra di noi, quello è il nostro obiettivo, ma penso che ci sono tante cose positive in questi 2 anni insieme al Mister e continueremo a farlo perché abbiamo la possibilità con i giocatori che abbiamo di continuare a crescere. Ecco Mattias, una vittoria quella di questa sera che aiuta appunto a consolidare il terzo posto in classifica in vista anche delle partite che arriveranno. La prossima contro la Roma, e tu contro le romane hai sempre dimostrato insomma di avere piede caldo. A parte gli scherzi, quanto vi sentite vicini alla Champions League?
Beh, sicuramente abbiamo preso un bel vantaggio, ma arriva uno scontro diretto con la Roma, è difficile, ma se riusciamo a vincere sarà ancora più vicino al nostro traguardo, quindi adesso non possiamo mollare, dobbiamo continuare in questa maniera a vincere partite che ci porteranno al nostro obiettivo. Abbiamo sofferto un pochino, magari dopo un'oretta, però la grande prestazione, una grande squadra passa anche da queste situazioni, sei d'accordo? Sì, abbiamo sofferto un pochino il secondo tempo dopo il 2-1, 1-2, però siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo dove abbiamo giocato molto bene, abbiamo girato la palla, abbiamo fatto 2 gol. Nel secondo tempo loro sono usciti più forti, più pressione, siamo stati meno precisi e abbiamo sofferto un po'. Ciao Stefan, volevo chiederti, la prossima è con la Roma, per te è chiaramente una partita un po' speciale, visto anche il tuo passato con la Lazio. Pensi possa già essere una partita che può portare molto vicino all'Inter al ritorno in Champions? È sicuramente una partita importantissima per la nostra classifica contro una squadra che sta pure in zona Champions, quindi sarà un'altra partita fondamentale come sono tutte le partite che ci mancano. In tutto questo voglio anche chiederti come stai, visto che era la prima dopo l'infortunio, hai lavorato gran parte della settimana con il gruppo, come ti sei sentito fisicamente? Mi sento bene fisicamente, ho lavorato tutta questa settimana con la squadra e fisicamente sto bene e l'infortunio alle spalle. Ti faccio l'ultima, Stefan, poi ti lascio andare. È un terzo posto consolidato, mancano poche partite alla fine di questo campionato. Tu ti immaginavi un Inter che giocava così all'inizio della stagione? In che senso? In questa partita o In generale, così bene, che comunque sa tenere testa agli avversari, che siano grandi sulla carta o comunque partite come questa sera contro il Frosinone? Sì, ultimo periodo stiamo giocando bene, pure oggi siamo stati bravi, facciamo girare la palla e creiamo occasioni, possiamo crescere nel chiudere le partite come potevamo fare già oggi, ma sono contento per la prestazione della squadra.